Ciao, salve a tutti, ben ritrovata, ben ritrovato. Qual è il vero e migliore modo con un narcisista di ignorarlo? Come ignorare un narcisista nel migliore dei modi? Unio Mistica dice un commento, e tra l'altro è un nick molto plotiniano, molto dotto, e mi piacerebbe tra l'altro sapere cosa ci sia dietro questo nick Unio Mistica, perché il pensiero di Plotino è molto poderoso. Ma insomma, dice Unio Mistica: io, iniziando a rialzare la testa dopo l'ennesimo abuso ricevuto, mi sono ritrovata a negargli improvvisamente tutte le cose che vengono descritte in questo video. Union Mistica allude al video 7 cose che il narcisista si aspetta da te, e la sua reazione, dice, è stata quella di allontanarsi senza dare spiegazioni, per poi iniziare ad infliggermi una serie di colpi bassi di notevole sadismo, perché purtroppo sono costretta a vederlo a lavoro. Come arrestare la sua ira nei miei confronti? Lo sto già ignorando, ma non sembra essere utile. Allora, innanzitutto, la prima cosa da fare è capire perché si è inteso o si intende usare l'indifferenza nei confronti del narcisista o l'ignorarlo per una questione difensiva, perché magari ti ha vessato, non ultimo stalkerato, ci sono anche questi casi, o perché vuoi o speri di ricoinvolgerlo. Qual è insomma il motivo per cui hai deciso di ignorarlo o pensi di adottare questa via? Hai deciso di adottare questa via. E prendo qui proprio il caso di Unio Mistica che parla dell'ira del suo ex. Ma è appunto importante prima capire qual è il motivo per cui si decide di ricorrere all'indifferenza con un ex o con un partner, perché cambierà molto il modo in cui sarà opportuno adottare l'indifferenza o l'ignorare il compagno, il partner o l'ex con cui magari si abbiano ancora dei contatti. Ho in linea generale sempre cercato di sfatare certi modi in cui si intende generalmente l'indifferenza con un narcisista, perché se usiamo l'indifferenza o l'ignorare il narcisista così come solitamente lo si indica, il risultato sarà di aizzare persino il narcisista, di provocarlo, o perlomeno lui la prenderà come una provocazione o una dimostrazione di superiorità da parte tua che un narcisista non può assolutamente sopportare. È chiaro che se tu hai chiuso con un ex e non vuoi più avere nulla, ma proprio nulla a che fare con lui, non resta che ignorare ogni suo tentativo di fare breccia con te, e per questo non serve nemmeno fare video, perché va da sé. Ma se, come nel caso di Unio Mistica, con l'ex ti è inevitabile dover ancora interagire o incontrarlo, allora si tratta di decidere sicuramente la linea da tenere con lui, che si possa dimostrare soprattutto la migliore per mantenere un rapporto che sia perlomeno civile e non ostacolante. Se l'obiettivo è appunto questo, di mantenere rapporti urbani e non ostacolanti, un'indifferenza sostenuta e musona non sarà certo la via migliore, anzi sarà e potrà rivelarsi catastrofico in certi casi. E va da sé ignorare il narcisista se non vuoi ovviamente averci più a che fare, o averci a che fare il minimo possibile e solo per ciò che è necessario, ma cerca in ogni caso di farlo con gentilezza. E gentilezza in definitiva significa trattare il narcisista come se lui fosse veramente uno dei tanti, perché una persona che ti è veramente indifferente non la tratti con sostenutezza, non la tratterai certo con superiorità o con modi che lasciano trapelare dei vissuti particolari in te, magari cercando in tutti i modi di sviare lo sguardo o mostrare insofferenza. Mostrati invece gentile e cortese, così come solitamente sei e ti dimostri con ogni altra persona con cui hai a che fare. E a maggior ragione poi se c'è dell'attrito tra voi, perché in questo caso il narcisista si aspetta certamente che tu reagisca proprio con sostenutezza, e invece no.
tu sei in grado di prenderlo in contropiede e di trattarlo non con sostenutezza, ma con la massima cortesia, proprio con la massima cortesia. E questo è essere superiore e realmente, veramente superiori a chi ti ha trattato nel peggiore dei modi. L'ignorare puro e semplice non è nulla, perché è ovvio che oltretutto non ti resta altro che ignorare chi ti ha chiuso, per non dire sbattuto, la porta in faccia. Cos'altro dovresti fare? Rincorrere l'ex gettandoti ai suoi piedi? Direi di no. Essere superiore significa essere in grado di trattare quella persona proprio come se avessi del tutto dimenticato, o meglio ancora non considerato i suoi comportamenti peggiori nei tuoi confronti. E ti assicuro che questo è un comportamento potentissimo e assolutamente spiazzante. Questo è l'ignorare vero, migliore, il modo giusto di ignorare un narcisista e che è in grado di creare una reazione nell'intimo di un ex, specie se è appunto un narcisista, non il mero e puro e semplice ignorare, come si sente continuamente dire, ignoralo, punto. Chiaro che un ex lo ignori e così chi ti ha maltrattato, ma qual è il modo migliore di ignorare, il giusto modo di ignorare un narcisista? Questo appunto che ti ho descritto. Sei anche tu nella situazione di dover ignorare un narcisista o una donna narcisista? Io intanto ti saluto. E se apprezzi il video, il mio lavoro, la mia missione, metti un like e condividi il video in modo che possa essere apprezzato ed essere utile anche ad altri. Se poi vuoi che approfondiamo un tuo caso personale, trovando le migliori e più opportune soluzioni del caso, contattami, trovi sotto nelle note i riferimenti dei contatti. Ti abbraccio forte, sempre felice di leggerti, di rispondere alle tue domande e di sapere come stai. A presto, ciao, ciao, ciao.